Ciao a tutti e benvenuti su SFT Performance, il vostro canale per l'allenamento dell'arrampicata. Oggi parleremo dei 5 consigli per chi inizia ad arrampicare. Vi sarete ritrovati attualmente, se avete appena iniziato o in passato, ad approcciare l'arrampicata intuitivamente, sperando che con il tempo le vostre abilità potessero migliorarsi in automatico. Purtroppo, come è stato anche per me, finché non si inizia a lavorare attivamente su ciò che si sta facendo, sarà sempre difficile migliorarsi velocemente ed efficacemente. Oggi vedremo cosa fare all'atto pratico per velocizzare questo processo di apprendimento. Sono Stanislao, fondatore di SFT Performance, tecnico della nazionale di arrampicata ed allenatore professionista. Negli anni abbiamo aiutato decine di atleti e allenatori a raggiungere i massimi livelli e oggi vi presenteremo 5 consigli per chi inizia ad arrampicare. Sigla. È scomparso il testo. Cioè? Non c'è più testo. Come sarebbe? Non c'è più testo. È questo che volevi dire? Primo consiglio, slow down. Ogni gesto motorio, più aumenta la velocità, più diventa complesso. Lo stesso è per l'arrampicata. Può sembrare un'attività naturale ed intuitiva, ma richiede un'attenzione elevata per permetterti di ottenere il massimo da ogni allenamento. E, come quando si impara a suonare uno strumento musicale, partire abbassando il ritmo per comprendere al meglio ogni movimento ci permetterà di percepire gli equilibri e le dinamiche dei movimenti molto più accuratamente. Secondo consiglio, il posizionamento dei piedi sulle prese. Solitamente un principiante lascia il caso o non riesce a gestire per la troppa fretta o per la troppa fatica il posizionamento corretto dei piedi sulle prese. Quindi, la prossima volta che sarete in palestra, fate attenzione a come posizionate i piedi sulle prese e appoggiateli facendo sempre attenzione ad utilizzare la punta della scarpetta. Questo perché se utilizziamo le parti laterali della scarpetta andremo a limitare in primis le possibilità di movimento, vincolandoci a una determinata posizione in parete. In secondo, limita le possibilità di spostamento del peso nelle varie direzioni, rendendo le possibilità di movimento molto più ridotte. Come ad esempio se fossimo un compasso, nel momento in cui utilizziamo la punta su una presa, aggiungiamo svariate possibilità di traslazione in tutte le direzioni, il che ci aiuterà ad imparare i movimenti in modo molto più comodo ed efficiente. Terzo consiglio, rendi i piedi pesanti. Facciamo un esempio ora. Che siate seduti o in piedi a guardare questo video, chiudete gli occhi per un secondo e cercate di percepire la pressione che avete sui piedi. Bene, ora cercate di spostare il peso principalmente sulla parte anteriore dei piedi e per farlo nel modo migliore possibile cercate di spostare il corpo sulla punta dei piedi e non di spingere semplicemente con le gambe verso il basso. Se siete seduti, vi renderete conto quanto deve variare la posizione del corpo per permettervi di spostare efficacemente il peso sulla punta dei piedi. Questo stesso processo si ripeterà continuamente durante le vostre scalate. E ricordiamoci il tutto con i piedi posizionati in modo corretto, punto 2, e rallentando il ritmo, slow down, punto 1. Questo vi permetterà di riuscire a percepire al meglio le sensazioni che vi danno i piedi sulle prese e in questo modo riuscirete anche ad essere molto più confidenti durante i movimenti in parete. Consiglio numero 4. Osserva la via o il blocco sia a terra che in parete. L'osservazione della via o del blocco viene sfruttata estremamente dagli atleti di alto livello per comprendere al meglio le sequenze di movimenti che dovranno svolgere in parete e formulare una strategia che gli permetta di scalare nel modo più efficace possibile la parete.
A noi principianti, invece, l'osservazione ci servirà per fornirci un feedback sulla nostra capacità di interpretazione dei movimenti e delle dimensioni, quindi coscienza sulle dimensioni del nostro corpo nello spazio. Capita spesso di vedere serie di prese in parete e pensare di riuscire a salire con una determinata sequenza per poi scoprire che quello che avevamo pensato è fisicamente impossibile. Quindi questa attività non solo ci aiuta ad affinare la capacità di comprendere anticipatamente i movimenti che andremo a svolgere in parete, ma ci aiuterà anche a capire al meglio le possibilità di movimento che ci forniscono le nostre leve e come sfruttarle al massimo. Quinto ed ultimo consiglio: filmati e osservati. Tutti i punti che abbiamo osservato potrebbero non essere così semplici da tenere a mente mentre scaliamo e alcuni potrebbero venirci in modo naturale e per questo filmarsi risulta estremamente utile per capire al meglio, uno, se stiamo riuscendo a fare i movimenti che ci eravamo prefissati durante l'osservazione, due, ci aiuta a renderci conto di svariati errori che, soprattutto quando si inizia ad arrampicare, sono difficili da apprezzare perché non abbiamo ancora una consapevolezza corporea molto sviluppata. Ed ecco a voi i 5 consigli per chi inizia, e non solo, ad arrampicare. Ci vediamo alla prossima!